Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio 2024. Prima lettura dell'anno, ragazzi, e abbiamo la sacerdotessa. Wow, bellissima carta. Quando c'è la sacerdotessa si parla di intuizione, di intuito, è come uno sguardo, diciamo, più in là del proprio naso, è uno sguardo oltre il velo, si dice, no? Normalmente nelle raffigurazioni tradizionali la sacerdotessa dietro ha un velo. È come se ci fosse qualche cosa che il vostro intuito vi dice esserci, voi sapete che è così e non ve lo spiegate, però è così, è l'intuito. Andiamo a vedere. Ah, può anche fare riferimento a una guida spirituale, eh? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui. Trovate il link alla playlist dell'oroscopo del 2024, trovate il link al video per il corso di tarocchi, insomma date uno sguardo alla descrizione perché ci sono dei link che potrebbero interessarvi. Allora, partiamo con la lettura di gennaio e abbiamo un 6 di pentacoli, un 8 di spade, l'imperatore, abbiamo un 2 di spade, un 4 di bastoni, un 6 di coppe, un fante di spade e un 9 di coppe. Dunque, ragazzi, partendo da questo 6 di pentacoli, c'è una situazione, direi, allora, per qualcuno potrebbe essere in equilibrio, per qualcun altro fa riferimento ad un accordo, magari un accordo che si è preso con un parente, con un familiare. Vi dico così perché in questo mazzo l'otto di spade è rappresentato come una madre che si prende cura del proprio figlio, della figlia. Quindi ho come l'idea che qualcuno qui, e qui c'è anche la figura dell'imperatore, potrebbe riguardare una questione di famiglia, qualcuno che si prende cura di un genitore. Per altri versi, se non è quello il vostro caso, vi dico che ci potrebbe essere qualche tipo di contratto che è entrato, che sta entrando, di cui si è parlato, insomma, qualche questione che vi potrebbe dare la stabilità, quindi potrebbe essere una questione finanziaria proprio, però con questo 8 di spade ci sono una serie di preoccupazioni, come se vi sentiste intrappolati nella situazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 6 di pentacoli, 10 di coppe e cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse stato un accordo per amor di pace, o come questa sensazione. Andiamo a vedere l'8, grazie. Abbiamo un papa al contrario e un fante di coppe. È come se ci fosse un preaccordo e poi, cioè il papa al contrario mi dice che qualcuno non vi sta riconoscendo, non sta riconoscendo tutto quello che state facendo, non sta riconoscendo le vostre idee, la vostra capacità, non vi stanno pagando il giusto, non vi stanno dando il giusto valore.
nonostante voi siate in questa fase di apertura nei confronti degli altri, di generosità, di entusiasmo, però io qui ho come la sensazione che vi manchi un riconoscimento da parte di una persona esterna. E considerato che abbiamo l'imperatore, qui si può parlare di un capo, di un padre per molte persone o anche della persona di interesse. Adesso queste sono letture generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere l'imperatore. Dieci di pentacoli e 2 di spade. C'è qualcosa con dei contratti, qui ragazzi. E potrebbe essere qualche tipo di, se fosse una questione familiare, potrebbero essere degli accordi che si sono presi ma non si vogliono tipo contrattualizzare, non si vogliono ufficializzare, una cosa di questo genere. Il 2 di spade ce l'avete sia qui che qui ed è come se c'è qualche tipo di dubbio su come raggiungere un certo tipo di traguardo, un certo tipo di stabilità, magari proprio questo contratto che con sia il Papa che il 10 di Pentacoli al contrario fa fatica a entrare. Qui è come se ci fosse un preaccordo, un accordo. Non so se sia solo verbale, però è come se quello ufficiale facesse fatica ad arrivare di contratto, di completamento, perché il 10 di Pentacoli è un completamento, è una carta di fine ciclo, è una carta di appagamento, di risultati, di premi. Andiamo a vedere il 2 di spade. Amanti al contrario e carro. Allora, ci potrebbe essere qualche questione legata all'amor proprio, qualche questione legata al doversi spostare o al dover cambiare direzione su questa situazione o relazione. E come ragazzi se qui ci fosse qualcuno che sta capendo da che parte andare. Tenete presente che molte persone fanno una valutazione un po' di parte con questo 2 di spade, nel senso che c'è molta concretezza qui, molta materialità e sento che questo tipo di aspetto ha un peso importante sulla vostra scelta. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Ah, tenete presente, non so se ve l'ho già detto, sia il Papa che il 10 di Pentacoli al contrario parlano di rottura di contratti o è un qualche tipo di contratto che non arriva a essere firmato. Ok, quindi qui potrebbe anche essere che qualcuno decidendo da che parte andare debba lasciarsi indietro qualche tipo di accordo che può essere familiare, può essere lavorativo, monetario. Allora abbiamo un 7 di spade, un 10 di bastoni, il mondo e un asso di coppe. Il mondo, che è un'altra carta di spostamento, di movimento. Qui c'è un 10, qui c'è un 1. Ragazzi, abbiamo anche un 7 di spade al contrario. È come se venissero fuori delle proiezioni, delle bugie, delle illusioni. Tenete presente che è una carta di avidità e io qua vi ho detto che sentivo tanto la materialità. Qui c'è da lasciarsi indietro qualche aspettativa. E guardate, vedere le carte così mi verrebbe da dire e iniziare un nuovo mondo. Ok? Però tenete presente che il 4 di bastoni, quando è il contrario, parla di qualche cosa che non è proprio in linea, non è proprio stabile e va a gioco con l'imperatore perché è proprio quello di cui avete bisogno, di una stabilità, di un contratto, di un qualcosa di concreto, qualche cosa che sia ben radicato. Allora, può fare riferimento appunto a quel contratto, a quella situazione, oppure se fosse per esempio in una relazione di coppia, è come se avessi bisogno di maggior stabilità, maggior concretezza, maggior riconoscimento. Andiamo a vedere 6 di coppe. 3 di bastoni.
bastoni e regina di coppe. Allora, ragazzi, qui come vi dicevo si parla di nuovi inizi, no? Il mondo è una carta di chiusura a cicli. Quello che prima non si riusciva a fare qui, nella seconda settimana di gennaio si inizia a intravedere l'inizio, che con l'asso di coppe può anche essere, e il mondo, per qualcuno può anche essere un figlio, vi dico. Lo vedo solo qui, però, quindi state tranquilli. Non è una cosa molto forte nella lettura. È come se mancasse una certa progettualità in un sogno. Difatti è per quello che qui c'è questo carro. Da che parte volete andare? O voi da soli, se siete single, ipotesi, voi nel lavoro, voi con la coppia? Perché vi dirò, vedere questo amante al contrario e questa regina di coppe al contrario, ho come la sensazione che o i sentimenti sono troppo saliscendi, quindi non riescono a essere ponderati, o manca proprio una sorta di apertura di cuore. In effetti vi dicevo che c'è tanta materialità, anche se poi qui arriva, perché comunque l'asso di coppe è collegato con il quarto chakra ed è proprio quell'apertura di cuore. Però o questa apertura di cuore per questo cambio, per questo viaggio, non so, sì, sapete quando un vulcano esplode, no? Come se fossero le emozioni che non riuscite più tanto a gestire. Ma il tutto inerente a questo 6 di coppe, quindi secondo me è un qualcuno del passato. Allora, ho un sogno del passato, può essere un'amicizia del passato, un ideale del passato. Andiamo a vedere il fante di spade. Giudizio e giustizia. Ragazzi, qui sarete chiamati a parlarvi chiaro, ok? Soprattutto con questo 7 di spade al contrario, qui dovranno venire fuori gli altarini. Perché? Perché con queste tre carte qui siete voi che dovete controllare, dovete diventare osservatori della situazione, della relazione, del momento di vita che state vivendo. Perché qui ci sono delle ingiustizie che voi non vedete. È come se vi dicessero smettetela di... allora, ho sentito la parola giustificare, quindi è un po' come se vi dicessero smettetela di giustificare gli altri per i loro comportamenti, diciamo, essere come la regina di coppe vuol dire essere troppo aperti, soprattutto quando la testa è in giù, nel senso che si tende a perdonare tutti, si tende a essere super comprensivi con gli altri e invece qua ci sono delle ingiustizie che bisogna un attimino vedere, riconoscere. Anche perché poi abbiamo un 9 di coppa al contrario alla fine, c'è una sorta di energia un po' stagnante. È come se non si riuscisse a mettersi d'accordo con un'altra persona su una questione e ad un certo punto dovete proprio rendervi conto o vi renderete conto, lasciando indietro le aspettative degli altri, c'è qualcosa di cui vi renderete conto, inizierete perlomeno, perché questo 7 di spade, questo è un arcano maggiore, quindi inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva, secondo me, inizierete ad essere osservatori. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Grazie. Maturità e trasformazione, ma che belle carte. Maturità è un 9 di denari, di nuovo una carta di abbondanza, una carta di concretezza, ma è una carta di amor proprio. Siccome qui avevate gli amanti al contrario, e secondo me un lavoretto di ricostruzione del vostro amor proprio non sarebbe male, perché qui comunque avete un 7 di spade, quindi probabilmente e anche 2 di spade, quindi delle proiezioni probabilmente ci sono, però questa carta è un po' come se vi dicessero i tempi sono maturi, è giunto il momento di staccarsi e perseguire la propria strada.
Staccarsi perché? Perché un frutto quando è maturo casca dall'albero, si stacca dall'albero, diciamo dalla fonte principale di alimento. E poi infatti ho anche la morte, che qui viene chiamata trasformazione. Quindi è come se fosse un periodo di cambio in un certo senso, prima di tutto del vostro modo di vedere le cose. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Non so se sentite la sirena. Allora, carta numero 22 e 2 più 2 fa 4, che è il numero di questa carta, bellissimo. Benedetti e potere superiore. Allora, la prima carta Benedetti è una carta che vi dice che siete benedetti, anche quando siamo nei momenti più bui della nostra vita. Ricordiamoci sempre che in qualche modo l'universo veglia su di noi, ci dà certe sfide proprio perché la nostra anima possa migliorare, possa evolvere. E poi abbiamo questa carta potere superiore, che è una carta numero 4. Allora, siccome il numero 4 è, e c'è il 4, è il quarto chakra, che è il chakra del cuore, io ho come la sensazione che vi dicano di sbloccare un pochettino, di aprire questo chakra per far sì di riuscire ad arrivare a quelle che sono le canalizzazioni, che è esattamente il potere della sacerdotessa, cioè il canalizzare, avere le intuizioni, il... Sì, io li chiamo i superpoteri, sono i poteri psichici, che sono 5. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. So che è un po' presto, nel senso che io pubblico i video un po' prima del periodo previsto e lo faccio per i nati di prima decade fondamentalmente perché a volte i movimenti energetici si sentono prima, però voglio comunque approfittare per farvi i miei più grandi auguri per una bellissima fine 2023 e un bellissimo inizio del 2024, che sia pieno di saggezza, di affetti e di abbondanza, non solo economica ma anche proprio di opportunità. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!